Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo video di Vipro Audio. Oggi voglio mostrarvi una tecnica avanzata di mix che utilizzo spesso appunto quando lavoro nei miei progetti, che è quella praticamente di duplicare la traccia vocale, anticiparla di qualche sample e utilizzare questo segnale del bus per pilotare in sidechain un compressore. Passiamo sulla schermata di Pro Tools e andiamo a vedere come fare. Eccoci sulla schermata di Pro Tools e questa è la voce in questione. Come possiamo notare è molto dinamica, con appunto picchi molto elevati. Quindi ovviamente come possiamo gestire gli attacchi di questa voce? Dopo aver appunto trattato con un equalizzatore, un deesser e due compressori in catena in maniera tale da suddividere questa gain reduction, in maniera tale da non avere 10 dB di gain reduction con attacco super veloce con un solo plugin, vado a suddividere questa fase con due plugin, in questo caso un 1176 e un distressor della T-Rex, sempre con attacchi, come potete vedere, medio veloci, quindi non velocissimi, in maniera tale da non spappolare, tra virgolette, il transiente. Ma se andiamo ad ascoltare questo brano, questa voce qui, è comunque ancora abbiamo bisogno di quella gestione sugli attacchi. Partiamo da un punto un po' più forte del brano. Ok, come potete sentire è molto dinamica questa voce. È molto difficile gestire questa voce qui. Quindi quando mi trovo in queste situazioni, molte volte adotto questa tecnica, che è una tecnica che mi viene molto comoda appunto in queste situazioni, che è quella praticamente di duplicare la linea guida, quindi la traccia principale, ovviamente togliere qualsiasi processo sulla voce principale, cioè scusate, sulla voce che ho duplicato, e spostarla di qualche sample, ovvero zoomiamo, diciamo, tagliamo qui per far vedere di quanto vado a spostare. Molte volte la sposto di qualche sample, ma parliamo proprio di poca roba, pochissima, ok? Una volta spostato di qualche sample questa voce qui, l'output della traccia la mando in un bus. In questo caso possiamo mandarla in 27, nel bus 27, e apro un ulteriore compressore, in questo caso molto pulito, cioè uno dei più puliti possibili. In questo caso io ho messo un R compressor e in chiave di sidechain gli vado a applicare il bus 27, che non è altro che l'uscita della traccia pilota. Ok, questa qui la chiamiamo voce pilota. Ok, chiamiamo voce pilota, e questo bus praticamente mi andrà a controllare la gain reduction di questo compressore grazie alla voce pilota, quindi andrà ad agire in anticipo, in maniera tale da tenere a bada ancora di più questi picchi, e quindi poi possiamo comunque ulteriormente gestire l'attacco di questo compressore. Quindi molto probabilmente punterò ad un attacco non velocissimo, una release abbastanza veloce, ma un attacco non super veloce, in maniera tale da non appunto ammazzare i transienti, ma comunque tenerli a bada. Andiamo ad ascoltare con guardate qui. Feel the change that could have been. We're the mask of your subconscious straight. Analyze the part under formless rain. Senza falling down, you wake to a war that will not make sense. See the thoughts on a fixed image. Blocked wishes the mage. Sentiamo qui. Blocked
Blocked wish, she's the mage. What is done and what is gone beyond the bodies of Black Cross, shine like a thousand suns. Mettiamo qui nel ritornello. Beyond the bodies, beyond the bodies. Sentite come viene più in fuori, è più fuori controllo, diciamo, l'attacco di questa voce. Così facendo, appunto, gestendo l'attacco in maniera anticipata, possiamo tenere sotto controllo la maggior parte di questi picchi che vengono fuori, perché comunque a me interessa tenere a bada quei picchi lì. Non voglio schiacciare tutto con questa tecnica, mi interessa solamente tenere a bada quei picchi. Vedete? Sto cercando di far agire il compressore solamente sui picchi più forti e non su tutto il range, cioè e non su tutta la dinamica che ha poi la voce, perché quella, tra virgolette, mi viene gestita prima dai due compressori. Oppure questa tecnica potete farla applicando questo compressore prima dei due compressori che avete messo in catena. Qui è a gusto personale. In questo caso io mi ritrovo molto soddisfatto mettendolo dopo, perché devo solamente gestire appunto gli impulsi più forti, ok? Quindi passiamo qua e vediamo che cosa succede qui, dove abbiamo questa escursione di dinamica davvero esagerata. Vedete, qui c'è da un po' automatizzare anche l'output e la threshold, perché va a schiacciare davvero tanto, quindi magari in questo punto farei un'automazione sulla threshold in maniera tale da gestire ancora meglio questi attacchi. Che quando arriva qua si sente che sta schiacciando, questo compressore adesso sta schiacciando tantissimo. Io non voglio che schiacci tutta questa gain reduction, perché si sente proprio che il suono si soffoca, quindi a questo punto farei un'automazione, ok? Potrei farla o di threshold, vediamo, oppure di ratio. Allora capiamo qual è quella più indicata per questa porzione di voce qui. Quindi proviamo a tirare su un po' la threshold. Magari proviamo a tirarla qui, solo in questo punto. Mettiamo. Così è già un filo più trasparente. Poi ovviamente andranno fatte più di fino queste automazioni. Ora è solo per farvi ascoltare. Possiamo stringere il tempo di attacco, quindi possiamo magari di abbassare il release, quindi renderlo più veloce. Ok, e questa è diciamo la tecnica che diciamo vi consiglio tantissimo. Io adesso l'ho fatto con un compressore trasparente, ok, passatemi il termine, ma se avete tipo qualche plugin un po' più colorato, tipo 1176 o quel che si vuole, che accetti una chiave di sidechain esterna e quindi volete quel timbro, volete quel sound di attacco di quel determinato compressore, potete farlo. Quindi potete appunto mandare la traccia pilota in questa chiave di sidechain di qualsiasi altro compressore che vi piace di più e appunto applicare questa tecnica con quel sound lì. Questo era praticamente un video cortissimo su questa tecnica che mi aiuta tantissimo a gestire gli attacchi di una voce. Molte volte potrei farlo anche su un basso, però lì dobbiamo stare un attimino appunto molto cauti sulla gestione degli attacchi e release.
con questo ho detto tutto, magari ci facciamo di nuovo un altro ascolto, ma in sostanza la tecnica è questa qui. Un plugin, per esempio, per chi lavora con Pro Tools e non ha magari i plugin della Waves, ad esempio l'1176 non accettano chiavi di sidechain, però se volete avere quel timbro lì, con Avid nei plugin stock c'è il Bounce Factory 76 che vi dà la possibilità di applicare una chiave di sidechain, quindi questo qui è un ottimo compromesso nel momento in cui volete quel suono dell'1176 pilotato con una sidechain esterna, in maniera tale da avere quel suono ancora più, diciamo, controllato, ma con quel timbro aggressivo, passatemi il termine, di un 1176. Poi se non erro c'è anche l'APA 2005 della Waves che accetta una chiave di sidechain esterna. Vediamolo subito. Se non erro lui l'accetta. Esatto. Quindi se vi piace anche questo timbro, oppure c'è l'SSL. Insomma, potete provare con i plugin che vi piacciono di più e provare questa tecnica. Diciamo la chiave di tutta questa tecnica è quella di spostare, quindi anticipare la voce pilota, cioè la voce che poi andrà a pilotare appunto il vostro compressore in sidechain. Poi lì è a vostro piacimento, potete spostarlo più avanti, cioè potete anticiparla ancora di più di come l'ho fatta io, quindi è solo un gusto personale. Cercare il giusto match praticamente per trovare la posizione adatta della voce, il tempo adatto per anticipare la voce. Poi da lì potete gestire con attack release del compressore. Vi consiglio sempre di usare compressori che abbiano la possibilità di gestire l'attacco release. Per esempio con l'APA 2005 hai questa possibilità, ma andiamo a step sulle attack release. Invece con 1176 è un po' più malleabile perché è, diciamo, a flusso continuo, a scorrimento continuo, non è a scatti. Oppure con l'R compressor sempre della Waves, che lui è, diciamo, fluido, non è a scatti, posso gestire dove voglio io l'attacco release e non ho problemi di step nell'intermezzo. E niente ragazzi, video corto ma molto interessante. Vi ho mostrato come appunto applicare questa tecnica di mix avanzata sulle voci, ma lo potete fare anche su altre sorgenti nel vostro mix. Quindi spero che sia d'aiuto nei vostri mix e che vi possa aiutare appunto a gestire queste dinamiche delle voci, in questo caso in maniera, diciamo, professionale. E niente, volevo anche aggiornarvi che a fine settimana andrò a registrare un video molto bello su una macchina a nastro che è presente in uno studio ed è molto interessante perché è uno studio basato prettamente sull'analogico, dove ancora il proprietario piace appunto registrare i brani su una macchina a nastro a 2 pollici, che è molto interessante ancora, diciamo ha il suo perché nel 2023, anche se potrebbe essere un po' obsoleta per via, diciamo, dei costi di produzione o dei costi per la produzione di un disco, che oggi sono davvero bassi, ma ovviamente quello è un altro paio di maniche. Inoltre andremo a vedere la sua strumentazione analogica, quindi nella sua control room andiamo a vedere il suo banco analogico e le varie outboard che ha a disposizione per il suo studio e comunque per effettuare il mix in analogico. Detto questo, vi ricordo anche che prossimamente usciranno dei video qui in studio dove parlerò di come registrare determinati strumenti, quindi partendo dalla batteria fino ad arrivare alla voce, e vi mostrerò alcune tecniche anche lì su come registrare la batteria e quali microfoni servono e quant'altro. Rimanete sintonizzati, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima. Ciao!